Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per realizzare insieme il ciondolo True Blue. Il video è un video fotografico e di facile esecuzione e spero vivamente che il ciondolo vi piaccia. Mi raccomando, prepariamoci. Quindi oggi tutorial. Ecco l'elenco dei materiali. Andiamo a vedere le foto. Ci servirà un rivoli da 16 mm, Rockwell 11 e 15.0, Gem Duo Storm Duo Delica 11.0, Fine Polished da 3 mm ed ago e filo da tessitura. Io utilizzo il filo Miyuki e un ago Tulip numero 11. Iniziamo semplicemente inserendo 40 delica 11.0, chiudiamo a cerchio e facciamo un nodino. Dopodiché vado ad effettuare sempre con le delica 11.0 un giro a peyote. Ne dovrò eseguire 2, come vedrete nell'immagine successiva. Quindi faccio ancora un altro giro a peyote. Vi mostro nell'immagine successiva più da vicino quello che sono andata ad eseguire. Ecco l'immagine di riferimento. Dopodiché esco semplicemente da una delica e vado a fare un giro a peyote inserendo in ogni spazio una Rockwell 15.0 di colore più scuro. In questo modo, vedete, ogni spazio una Rockwell 15.0. Poi vado a prendere il rivoli da 16 mm e lo posiziono a testa in su. Vedo il colore quindi del rivoli rivolto a me. Dopodiché esco da una 15 e comincio un giro a peyote con un colore più chiaro di 15.0. Ripasso poi dopo in tutte quante le Rockwell, vedete in questo modo, e stringo il lavoro. Successivamente mi porto passando attraverso tutte quante le delica sul retro del lavoro e faccio anche qui un giro con le Rockwell 15.0 tra le delica, stringo bene il lavoro in modo da incastonare il nostro rivoli in maniera perfetta e diciamo che la prima parte è terminata. Esco poi da una delica ed inserisco una 15.0 in ogni spazio tra le delica. Vedete, dalla foto in figura potrete ben comprendere quello che vado a fare. Quindi, vedete, dalle delica più in basso, non quelle posizionate in alto. Dopodiché, partendo, vedete, dal basso, farò tutti gli inserimenti che vedrete poi nell'immagine successiva. Comincio ad inserire quindi una 11.0 tra tutti gli spazi e poi proseguirete facendo gli inserimenti 1, 2, 3 e 4. Vedete più da vicino questi inserimenti che ho effettuato e dopodiché li andrete a ripetere per altri 4 volte. Vedete? In questo modo si riesce a capire i vari inserimenti. Osservate bene tutte quante le Gem Duo per regolarvi. Ripassiamo ovviamente in tutto quanto il lavoro per stabilizzarlo. Dopodiché, passando tra le Rockwell, mi porto ad uscire dal foro della Gem Duo ed inverto il tipo di lavoro e vado ad inserire delle 11.0 tra i vari spazi, così come vedete nella foto, quindi tra le Gem Duo e tra le Gem Duo e le delica. Basta osservare l'immagine e capirete l'inserimento che vado a fare. Da questa foto si vede bene anche perché le Rockwell sono di colore quindi a contrasto. Dopodiché successivamente uscirò da una 11.0 e vado ad inserire una 11.0 di colore diverso, in questo caso blu, tra questi spazi. Ripeto ovviamente gli inserimenti di queste Rockwell 11.0, come vedete contrassegnate dal disegnino rosso, in tutto quanto il giro. Dopodiché esco da una 11.0 di colore blu, quella contrassegnata con il pallino, e faccio gli inserimenti che vedete all'interno dell'immagine tra Storm Duo e Rockwell 11.0. Ovviamente tiro
il filo e otterremo quindi questa tipologia di lavoro. Ripeterò ovviamente per tutti quanti i lati questo inserimento. Esco poi dal foro alto di una Gem Duo ed inserisco uscendo dalla Gem Duo, un mezzo cristallo da 3 mm. Dopodiché riscendo, esco dalla Gem Duo ed inserisco una 11 ed una 15, entro nella Storm Duo che segue, dopodiché nella 11.0 della Gem Duo 11.0, esco dalla Storm Duo ed inserisco nuovamente una 15 ed una 11. Faccio questa operazione di inserimenti per tutto quanto il giro. Successivamente uscirò dall'ultima rocaille l'11.0 posta sulla Storm Duo ed inserirò una 11.0, un Fire Polish da 3 mm, una 11.0 ed entro nelle 3 11.0 successive sulla Storm Duo. Faccio questi inserimenti di rocaille e Fire Polished per gli altri lati del nostro ciondolo. Dopodiché esco da uno di questi Fire Polish posti ai lato e faccio un semplice cappietto con delle rocaille. Io nel mio caso ho inserito 8 rocaille 15.0 ed un anellino saldato perché non so ancora come voglio terminarlo, dopodiché rientro dal lato opposto da cui sono uscita, quindi dal retro, ripasso in tutto quanto l'elemento fatto di rocaille. Dopodiché semplicemente metto un laccio ed il ciondolo è finito. Quindi ragazze, come avete visto, il ciondolo è molto semplice. Mi raccomando ragazze, supportate il mio canale lasciandomi un like, un commentino ed iscrivetevi. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!